Bentornati sul canale, siete sintonizzati su Turkey News Magazine. Oggi vi portiamo una notizia che scalda il cuore e fa battere più forte il mondo del gossip. I fan di Bar Baktas e Yağmur Yüksel sono in festa da quando è trapelato che i due hanno comprato insieme una nuova casa. Sì, avete capito bene, una casa tutta loro, un passo che molti leggono come un segnale forte verso un futuro condiviso. È una decisione che non è nata ieri, ma è maturata lentamente, tra impegni di set, spostamenti, e quella vita frenetica che la luce dei riflettori porta con sé. La voce è rimbalzata veloce, come una scintilla nella notte. Bar e Yağmur hanno trovato il loro rifugio, e non è un rifugio qualunque, ma un luogo capace di custodire la pace che cercavano. Le indiscrezioni parlano chiaro, da mesi cercavano il posto giusto. Non volevano solo una casa bella, volevano un orizzonte che non si spegnesse a fine giornata, uno spazio che difendesse la loro intimità, che desse respiro al cuore quando le giornate diventano troppo dense di luci, parole, riprese. Cercavano una finestra che aprisse sul silenzio, un giardino che attutisse i rumori, un perimetro che fosse protezione e promessa. E finalmente l'hanno trovato. Non è stato semplice. Visite su visite, appuntamenti segreti, incontri con architetti e consulenti, mappe sul tavolo e sogni appuntati a matita. Hanno immaginato corridoi e mattine, angoli in cui riposare il telefono e fermare il tempo, stanze che si riempiono di risate all'improvviso. Tutto questo li ha portati a una scelta che già vibra di futuro. La casa sorge in un quartiere elegante e tranquillo, abbracciato dalla natura. Non è isolata, ma custodita. Alberi che fanno da cornice, strade discrete, una luce pulita che all'alba accarezza i tetti. L'architettura è moderna, linee sobrie e insieme scenografiche, ampie aperture che dialogano con il paesaggio, pavimenti che invitano a camminare scalzi. Le vetrate a tutta altezza si spalancano su un tappeto verde curato con attenzione, e quella distesa di prato sembra una pagina bianca pronta a ospitare ogni nuova storia. Colazioni lente, tazze fumanti appoggiate sul bordo della terrazza, un cane che inseguirà un pallone, una risata che rimbalza sul vetro e torna dentro come un eco felice. Le stanze respirano, lo spazio non opprime, è un invito a fermarsi, a sentirsi parte di qualcosa che cresce. Gli interni, ci è stato raccontato, sono un equilibrio misurato tra lusso e sobrietà. Non c'è ostentazione, ma cura. Calore, tatto, intelligenza degli spazi. Lo so perché su questo dettaglio ho lavorato personalmente. Ho seguito da vicino i colori, i materiali, le luci. Ho suggerito palette morbide, toni cipriati e sabbia che si cullano nella luce del pomeriggio, e un'illuminazione calda, mai invadente, capace di trasformare il salotto in un abbraccio quando fuori il mondo corre troppo. I divani invitano a cadere all'indietro e fidarsi, i tappeti placano il passo, le librerie non cercano l'effetto museo ma quello di una casa vissuta, dove un romanzo può restare aperto su un bracciolo fino al giorno dopo. Ho visto le pareti come quinte che incorniciano il quotidiano, non come barriere. Nelle linee c'è movimento, nei dettagli una carezza. È uno stile che rispetta chi lo abiterà, che accompagna senza imporre. Bar, dal canto suo, si è concentrato su ciò che per lui conta da sempre, la solidità, la sicurezza, la posizione. Ha voluto conoscere i materiali, i sistemi di controllo, gli accessi. Ha chiesto di vedere come il quartiere respira la notte, come si muove il vento tra i rami, come si sente il suono della pioggia sui tetti. Non lo fa per diffidenza, ma per quella responsabilità che porta sulle spalle verso ciò che ama. Voleva un posto in cui potersi allenare al mattino presto senza essere fotografato dietro una siepe, un luogo dove tornare stanco e sentire che l'aria si posa sulle spalle invece di pesare. Un posto, soprattutto, dove poter stare con Yağmur come due persone normali, lontano dalla narrazione di tutti gli altri. Yağmur ha portato il suo sguardo attento ai dettagli che fanno una casa coscienza e respiro. Ha scelto tessuti che scorrono come acqua, tende che non nascondono ma proteggono, profumi che non impongono ma avvolgono. Ha voluto una cucina che non fosse un set, ma un teatro intimo di serate improvvisate, piatti semplici, bicchieri appoggiati tra una confidenza e l'altra. Lei, che sa accendere una stanza con un sorriso,
Ha cercato una luce che la seguisse senza inseguirla, che la assecondasse quando vuole scomparire e le facesse spazio quando vuole parlare. E così gli spazi sono diventati linguaggio, promesse scritte nella materia. Chi li conosce da vicino racconta che il momento della consegna delle chiavi è stato un picco di emozione. Non c'erano tappeti rossi, solo le loro mani che si cercavano, e uno sguardo che diceva più di 1000 dichiarazioni. Quando il portone ha girato nei cardini, e l'aria nuova ha invaso l'atrio, Bar si è voltato verso Yamur con quel sorriso un po' incredulo di chi non si concede facilmente il lusso di fermarsi. E lei ha fatto 2 passi avanti come per sentire sotto le suole il peso reale di quella scelta. Le foto? Qualcosa trapela, certo, ma il ricordo vivo resta nel racconto degli amici. Erano felici come ragazzi, ma con la quiete di chi ha deciso davvero. Una frase semplice, che però spiega tutto. Sui social non si parla d'altro. Ai fan hanno inondato la rete di messaggi, videomontaggi, parole che si rincorrono come coriandoli. C'è chi scrive che questa è l'alba di una nuova era per la coppia, chi già immagina una festa in giardino quando l'estate farà il suo mestiere, chi sussurra di candele, di anelli, di un sì che forse prima o poi arriverà. Ci sono teorie, voci che si incastrano come tessere di un mosaico, e c'è chi chiede pazienza, chi ricorda che i passi importanti hanno bisogno di tempo per fiorire. Nessuno sa davvero quando e come, ma tutti percepiscono che qualcosa di prezioso sta prendendo forma, che il loro legame oggi ha un tetto, un perimetro, un odore. Nessuno può garantire che un anello sia già in un cassetto, o che un invito stia aspettando sigillato. E tuttavia, c'è un'evidenza che non si può ignorare. Barbactas e Yamur Yüksel stanno costruendo insieme qualcosa di bello. Non solo una casa, ma un ritmo nuovo. Hanno scelto il posto in cui spegnere la luce e restare, e questo cambia tutto. Significa che i rientri non saranno solo fine della giornata, ma ritorno a casa. Significa che la domenica mattina potrà avere il suono del silenzio che scivola dalle scale, che un temporale potrà diventare una scusa per perdersi sotto la stessa coperta, che le parole potranno restare sospese nell'aria senza fretta di atterrare. È una promessa concreta, fatta di chiavi, di piantine, di contratti, ma soprattutto di fiducia. Non si pensi che sia stato un gesto casuale. C'è stata riflessione, confronto, anche qualche divergenza. È normale. Quando si disegna un futuro, si impara la grammatica dell'altro. Bar ha proposto alcune soluzioni più robuste, Yamur ha chiesto spazi più luminosi, lui ha insistito per un sistema di sicurezza all'avanguardia, lei per una stanza dedicata alle idee, un luogo dove appuntare progetti, testi, ritagli di giornale, luci e ombre che diventano ispirazione. E poi il compromesso è arrivato, come arrivano le cose giuste, non come una rinuncia, ma come una somma. L'abitabilità non è mai solo metratura, è un sentimento che si allarga quando i 2 respiri imparano a sincronizzarsi. Chi li ha visti scegliere un tavolo racconta una scena tenera, Bar che picchietta con le nocche sul legno per sentirne la voce, Yamur che si siede e prova a immaginare una cena improvvisata con 3 amici e un gatto che gira attorno alle sedie. Hanno misurato con lo sguardo il numero di passi dal divano alla finestra, osservato la luce alle 4 del pomeriggio, ascoltato il silenzio. È in questi dettagli che si costruiscono le case, non solo nella firma in fondo alla pagina. Ed è per questo che la notizia ha scaldato così tanto, perché non è solo gossip, è una storia che si innesta nella realtà, nella necessità umana di trovare un posto dove le cose respirano con noi. C'è chi già parla di come festeggeranno il primo anniversario in quella casa, di come appenderanno le foto, di come nasconderanno gli scatoloni dell'ultima ora dietro la porta di servizio quando suonerà qualcuno di inaspettato. Ma la verità è che il primo passo è stato compiuto con la delicatezza giusta. Le parole, prossimo capitolo, volano leggere, eppure restano. Resteranno sui davanzali, nei cassetti, nelle tasche dei cappotti, ogni volta che Bar uscirà al mattino e Yamur gli dirà, a dopo, con un filo di voce che sa già dove posarsi la sera. Nel frattempo, il mondo guarda. I fan celebrano, gli amici sorridono, e chi ha il privilegio di incrociarli lontano dalle telecamere dice che sembrano più tranquilli, più raccolti. Hanno trovato un centro, un asse, e si vede.
Forse è solo la magia di un inizio. Forse è quel tipo di magia che, quando è vera, non si esaurisce. In questa casa c'è spazio per gli ospiti a sorpresa, per le telefonate infinite con chi si ama, per i giorni in cui si ha bisogno di tacere e basta. C'è spazio per i successi che verranno, per le sfide, per le pause. Di sicuro, oggi, c'è una soglia che si è compiuta. Le chiavi tintinnano su un gancio accanto alla porta, più certe di un post, più eloquenti di un'indiscrezione. Sono il suono metallico di una promessa mantenuta. E mentre la rete continua a interrogarsi su fidanzamenti e abiti bianchi, su cene di prova e testimoni, una cosa rimane chiara, chiara come la luce che filtra la mattina tra le tende: Barbactas e Yamur Yüksel hanno scelto un luogo dove stare. E questo, in un mondo che cambia in fretta, vale più di 1000 voci. Restate con noi su Turkey News Magazine per tutti gli aggiornamenti. Se ci saranno foto ufficiali, saremo i primi a raccontarvele. Se arriveranno dettagli sugli interni, vi diremo dove si posa la luce e come suonano i passi sul corridoio. Se una nuova tappa si affaccerà all'orizzonte, la vedremo insieme. Per ora, godiamoci questo inizio: un giardino appena bagnato, una vetrata che sorride al tramonto, due volti che, lontano dal clamore, imparano la lingua gentile di essere casa l'uno dell'altra.